guerra civile americana fu un conflitto combattuto dal 12 aprile 1861 al 23 giugno 1865, scoppiato con il tentativo di secessione degli stati meridionali, riuniti in confederazione contro il governo federale dell'Unione. Le origini sono legate a diversi sistemi economici e doganali. Su questa base si inserì la disputa tra il nord abolizionista ed il sud schiavista. Nel corso del conflitto le armate sudiste guidate dal generale Robert E. Lee opposero una straordinaria resistenza, ma alla fine dovettero cedere alla supremazia dell'esercito nordista, al comando di Ulysses S. Grant. La guerra, resa cruenta dall'impiego delle prime armi automatiche, era costata oltre 600.000 morti. La sconfitta degli stati del sud pose le premesse di una rifondazione della nazione americana sulla base della supremazia industriale del nord e del rafforzamento del governo federale. Rebel Fury! Un wargame di bassa e moderata complessità sulla guerra civile americana. Designed by Mark Herman and published by GMT Games. Il primo volume della serie si focalizza su 4 campagne del 1863. Fredericksburg, Chancellorsville, Chickamauga, Chattanooga e l'inizio dell'avanzata di Grant verso Richmond, The Wilderness and Spotsylvania Courthouse. Ogni esagono rappresenta mezzo miglio, le unità sono divisioni, con divisioni più grandi rappresentate da più counters, e detachments, che sono tipicamente brigate o formazioni di reggimento. Ogni turno corrisponde a mezza giornata, prendendo ogni 2 turni un giorno di tempo storico. Rebel Fury, here come the rebels! Vai con l'intro. Il primo free, ragazzi, mi voglio sparare in America, non so perché, non so che problemi abbia, altrettanto io anche questo. Quindi siamo qua con Rebel Fury del signor Mark Herman per GMT Games. Bentornati su Winter Quartering. Passiamo subito alle robe importanti, perché per non vedere la vostra media di dado drasticamente ridotta, che come vedete qua il discorso è pericoloso e anche importante, mi raccomando, mi piace il video, iscrivetevi al canale. Ma in ogni caso, grazie mille a prescindere che avete scelto ancora Winter Quartering per un altro delirio insieme. Tanto come sottofondo potete favorire delle mie doti di bardo. Questo mandolino mezzo rotto che strimpella, non preoccupatevi, sono io, l'ho appena comprato. È incredibilmente difficile, ragazzi, sono anche chitarrista, però è un problema. Comunque, bando alle ciance, andiamo a vedere come funziona questa operazione. Facciamo un tutorial, ma prima, come sempre, diamoci di unboxing. Via! Rebel Fury, Battles of the American Civil War. Delle belle illustrazioni, scatolina, ragazzi, come sempre micidiale della GMT, come sempre indicazioni complexity, solito suitability, vedete anche il formato quello più fino della GMT. Quindi vai con l'apertura, dentro troveremo sacchettini a nastro, ragazzi, per raccogliere le nostre divisioni, se non ci scappano per la scatola, per casa, poi sono casini. Poi abbiamo dei dice, 2 D10 e un D6. Si utilizzano i D10 dove lo 0 è 0. Poi un playbook, i nostri scenarios sono 6, vedete designer notes alla fine, 24 pagine, oneste, che in realtà avrei preferito sempre un po' di storia sull'introduzione di ogni scenario, di ogni battaglia, invece qua vedete non c'è niente. Abbiamo un play raid, ragazzi, ovviamente tabelle di terreni, molto bella, tabelle di terreni, tabelle di combattimento, sistema particolare, ne abbiamo 2 ovviamente, uno per giocatore, poi uno schermetto, dite che one side, onesto, cosa si segnerà, le attivazioni, i turni, credo. Poi abbiamo un display, Union of Map, su questo display puoi rientrare in un determinato esagono della mappa. Una counter sheet, ragazzi, solita qualità GMT, bella, double sided ovviamente, counter belli spessi, va benissimo, belli cicciosi, belli. Un'altra counter sheet, una mappa, 2 mappe, ben 3 mappe, signori, che sono double, no, non sono double sided,
scherzavo, perché in teoria in una mappa, in una zona sono state combattute più battaglie nella stessa zona o nelle vicinanze, quindi la mappa la copre tutta. Comunque notiamo, sono proprio belle le mappe, a me piacciono un sacco, cioè ragazzi vedete questa, non so se rende in camera ma è bella, è bellissima, a me piace, sono delle belle mappe anche questo. E questo è tutto quanto, che mi sembra più che onesto per il prezzo a cui viene proposto, e anche c'è abbastanza giocare, ci sono 6 battles, 6 battaglie insomma, e ovviamente c'è anche il rulebook ragazzi, volevo farvi lo scherzone. Vediamo, qui si compone di ben 23 pages, 23 pagine ragazzi, però diciamo che le regole saranno 8 pagine, non è per niente complesso. E questo è tutto da Grande Rebel Fury. Adesso andiamo a vedere come funziona il discorso. Una partita Rebel Fury dura un numero di turni precisato a seconda dello scenario che andremo a giocare. Presenti poi nel display un tracciato per tenere conto dell'artiglieria ancora disponibile da entrambe le fazioni e eventualmente di movimenti ed attacchi rimanenti nelle varie fasi del gioco. Alla fine dell'ultimo turno il giocatore vincitore sarà colui che raggiungerà le sue condizioni di vittoria strategica, il che presuppone una condizione con connotazione geografica, ovvero il controllo di un esagono importante o magari il tracciamento di una rotta, che spesso include questo tipo di caselle con la lettera alfabetica lungo i bordi della mappa. Questi si chiamano entry hexes. Una condizione di vittoria per il controllo in questo sistema non può mai essere bloccata da un pezzo nemico stazionando a meno di 5 esagoni da questi punti e quindi proiettando la sua zone of influence o zone of control, cose che comunque solitamente bloccano queste condizioni di vittoria. Questo tipo di casella è inoltre utilizzato anche per l'arrivo di eventuali rinforzi nel corso dello scenario. Qualora nessuno dei due giocatori raggiungesse una vittoria strategica, la vittoria sarà di colui che raggiungerà una vittoria tattica, ovvero infliggerà più perdite all'avversario. Ogni divisione eliminata nemica vale infatti 3 punti, mentre detachment, una brigata, vale 1 punto, e se siete pari vince il confederato. nel gioco sono presenti 4 concetti chiave. Numero 1. I protagonisti della partita sono di due tipi, ci sono le divisioni counter più grandi e i detachments. I detachments proiettano una ZOC, zone of control, in tutti gli esagoni adiacenti ad esso, una zona controllo tradizionale, a meno che non sia bloccata da certi tipi di terreno, per esempio Mayor River, che qua non vediamo. Le divisions, oltre a proiettare una ZOC, proiettano anche una zone of influence, ovvero il cerchio di esagoni che si estende adiacente alla sua ZOC. Le divisioni, oltre che di fanteria, possono essere anche di cavalleria. Le differenze sono che, oltre a muoversi di più perché hanno i cavalli, non possono attaccare divisioni di fanteria, ma possono attaccare altre cavallerie o detachments o essere attaccati da fanteria, ovviamente. Oltre a questo, non beneficiano mai del supporto dell'artiglieria in un combattimento. Concetto chiave numero 2. Le unità in Rebel Fury non utilizzano i classici punti di movimento, ma utilizzano esagoni di movimento. Le divisioni possono trovarsi in due formazioni: formazione di maneuver o formazione di battle, battaglia, dall'altro lato. Quando le divisioni lasciano una strada per entrare nella maggior parte dei tipi di terreno, solitamente quelli difficili, bisogna consultare la terrain chart, passano immediatamente in battle mode e devono cessare il movimento. Questo avviene anche qualora entrassero nella zone of influence di una divisione nemica. Durante la fase di movimento non si potrà mai passare volontariamente dalla battle mode alla maneuver mode, solo viceversa, in un caso in cui siamo obbligati, come abbiamo appena visto, oppure anche volontariamente. Concetto chiave numero 3, ragazzi. Le uniche unità che si muovono sulla griglia esagonale di Rebel Fury sono le divisions. I detachments non muovono mai. Il movimento è condotto attraverso una serie di mosse alternate dove ogni giocatore muove una divisione. Una divisione in Enemy ZOC, ragazzi, non può mai muoversi. Una divisione può essere mossa una volta o anche più volte. Le restrizioni sono date dal raggio di comando, dal movimento disponibile e dalle ZOC ZOI avversarie, oltre che dal tipo di terreno, ovviamente. Una volta che un lato passa, l'altro lato rimanente non passante riceve un numero rimanente di attivazioni corrispondente a un tiro di dado sommato alle Battle Star del proprio leader, qualora presenti, un leader in battle mode, e il numero di divisioni amiche non in zona di controllo o di influenza
unità nemica. Terremo traccia di tutti i movimenti sul nostro comodo display. Nel gioco utilizziamo i D10 ragazzi, dove lo 0 è 0. Poi un altro bellissimo D6, in realtà è un D6 però ha le figure, quindi è figo. La priorità di movimento, qualora un altro giocatore avesse già passato, sarebbe subito di liberare le proprie unità nelle entry axis prima di muovere tutto il resto. Non possiamo mai infatti concludere il turno e passare finché abbiamo ancora nostre unità nelle entry axis, sia che un giocatore abbia prima passato o meno. Concetto chiave number 4 ragazzi: solo le divisioni che sono in ZOC nemica possono attaccare. L'attacco è volontario, non è obbligatorio, a parte in certi casi. Ci sono 3 eccezioni: troviamo in una ZOC con un fort, oppure in ZOC con un entrench ma non siamo entrenched a nostra volta, oppure abbiamo costruito un pontoon bridges, questi si fanno sui Mayo River, scusate questo non lo è, e ora ci troveremo in ZOC un'unità nemica. Questi sarebbero i mandatory attacks. Un'unità può attaccare più volte in un turno, questo è solo ristretto insomma dai risultati del combattimento, che questi magari ci portano a ritirare noi o l'avversario. Come un'unità può attaccare più volte, un'unità nemica può essere attaccata più volte, sempre questo ristretto solo dagli outcomes, i risultati del combattimento. I detachments non possono mai attaccare ragazzi, possono solo essere attaccati. Al contrario del movimento, l'attacco non è influenzato dal raggio di comando del leader, ovvero possiamo dichiarare attacchi anche fuori dal suo command range. Il command range del leader non influenza inoltre le ritirate o l'inseguimento, il pursuit. La sequence of play si compone di 4 grandi fasi: command phase, organization phase, movement phase, attack phase, end phase. Ma tutti gli scenari iniziano generalmente dalla movement phase direttamente, quindi iniziamo da quella. Bene, a cominciare dal giocatore che deterrà l'iniziativa, diamo inizio alle mosse. Quindi selezioneremo una divisione e la prima cosa però sarà fare un command check scegliendo un HQ attivo. Gli HQ ragazzi sono questi simpatici signori qua, possono avere 2 modalità: in manovra o in battle. In manovra avranno un raggio di comando, che è l'unico valore presente, molto più ampio rispetto al battle. Battle però ci mostrerà le stelline. Le stelline sono bonus di cui potremo beneficiare durante il combattimento per avere un vantaggio a nostra discrezione, sempre trovandoci a raggio del nostro HQ. In questo caso è una scelta obbligata, abbiamo solo brag. Selezioniamo la divisione DRD e dobbiamo verificare di essere in raggio di comando. Se siamo in raggio di comando, tutto a posto, potremo muoverci ma mai al di fuori del raggio di comando. Se non ci trovassimo in raggio di comando, saremmo obbligati a muoverci per cercare di rientrare nel raggio di comando del nostro brag, con ogni movimento che deve essere più vicino, mai stessa distanza, più vicino verso di lui, e qualora impossibilità di entrare nel raggio di comando dovremmo farlo. Eccezione solo con il road movement: se partiamo da un punto distante, poi la strada magari fa una deviazione più in là, però alla fine magari ci porta più vicino. Road movement adesso lo vediamo. Le regole fondamentali per il movimento chiave a tenere sempre a mente sono 2, come ci dice il nostro signor Mark Herman. La prima è che una divisione non può mai entrare un esagono contenente una divisione amica o nemica, ovvero lo stacking ragazzi di una divisione per esagono. Non possiamo mai entrare in un esagono contenente anche un enemy detachment, solo un detachment friendly. Possiamo entrare in un esagono di un leader sia amico sia nemico, quindi il limite di stacking è una divisione più un detachment friendly più un HQ. Di quanto ci spostiamo ragazzi, come avrete intuito, questo numero, l'unico che è presente sul counter di una divisione, è il movimento, ovvero il numero di esagoni massimo di cui si può spostare. Ovviamente abbiamo il nostro handy dandy player aid con tutta la table chart, con tutti gli effetti che i terreni possono avere in combattimento e nel movimento. Questo perché, come abbiamo visto prima, dobbiamo sempre controllare la formazione per entrare in certi esagoni. A volte non ci sarà possibile, a volte ci richiederà un cambio formazione, come per esempio attraversare un river, dovremo essere in battle formation, o salire sopra una cosa a cresta, oppure passare da un clear a un terreno più accidentato, sempre consultando la terrain chart, e cambieremo magari formazione, o magari
poi avremo il road movement. Road movement, vediamo queste lineette sono le strade, ma potrebbero essere anche delle railroad o altre strade principali, dipende insomma per flavor. Ma qualora il nostro movimento verrebbe da un esagono all'altro di una road, noi possiamo ignorare il tipo di terreno nell'esagono e ci muoviamo. Ovviamente quando ci muoviamo siamo in manovra, questa è la condizione, a meno di eccezioni insomma strane. Quello che ci consente di fare la road è l'extended march. Infatti se siamo in posizione di manovra e facciamo l'intero nostro movimento senza mai uscire da una road o una railroad e partiamo da uno di questi tipi di esagoni, noi possiamo muoverci del doppio. Chiaramente ragazzi, quando entriamo in Zoe dobbiamo fermarci, entrare in battle formation, solo noi. Qualora poi però noi entrassimo quindi in ZOC e siamo già in Battle Formation, la cosa principale che bisogna fare è che anche l'avversario entra immediatamente in Battle Formation. Siamo bloccati lì praticamente. Quindi l'avversario, una volta tu entri in Zone of Influence, avrebbe un'ultima finestra per evitare il lock e muoversi mantenendo la Maneuver Formation. Obbligatorio ricordarsi sempre che due adiacenti hanno la Battle Formation. Quindi il movimento muovo una io, poi una te, una io, una te, fino a che qualcuno decide di passare all'altro lato, non riceve un tot che abbiamo visto prima di attivazioni addizionali. Ma se entrambi gli schieramenti fanno 20 mosse consecutive senza mai entrare in una ZOC nemica, il turno finisce immediatamente. Questo per evitare troppa analisi paralisi o tattiche gamey attendiste. Bene, attack phase, dopo la fase di movimento stesso, partendo dal giocatore che detiene l'iniziativa, faccio un attacco io, poi un attacco l'altro, un attacco io, un attacco l'altro, fino a che qualcuno non passa, allorché l'altro giocatore riceve un numero di attivazioni pari di 10 più 3, un numero di attacchi rimanenti, e tenete sempre traccia di questi nel vostro display. Il giocatore non passante deve immediatamente utilizzare con priorità questi attacchi per fare i mandatory attacks, 3 casi che abbiamo visto prima. Quelli sono casi d'attacco obbligatori, tutti gli altri attacchi sono a scelta del giocatore, questi non sono obbligati ad attaccarsi, possono anche stare là a guardarsi. Quando tutti gli attacchi sono stati condotti e tutti e due quindi passano, è finita la fase d'attacco. Lo scenario potrebbe disporre un giocatore un lato di heavy artillery, in questo caso c'è questo marker che non viene mai mosso durante la partita a contrassegnare artiglieria pesante. All'inizio della fase d'attacco bisognerà assegnare un esagono che è bombardato, diciamo, entro 5 esagoni dall'artiglieria. Può essere posto in qualsiasi tipo di esagono, divisione amica o nemica, e farà beneficiare di un bonus dell'artiglieria pesante a tutti gli esagoni adiacenti dove si è posto questo tipo di segnalino, dando un bonus insomma alla fazione coinvolta in combattimento proprietaria del marker. Qualora fosse presente un detachment con una divisione, il detachment non può essere attaccato, viene insomma ignorato, è la divisione la protagonista del combattimento. Però qualsiasi risultato che porta magari questa divisione a vaccare la casella fa rimuovere il detachment, lo fa eliminare proprio, vuol dire fuori dalla partita. Un attacco è fatto da un pezzo verso un altro pezzo, mai tipo facciamo 2 contro 1 eccetera. Questi possono supportare e incidere nel battle rating dello scontro. Gli step di ogni attacco sono 5. Per prima cosa vediamo chi decide di usare l'artiglieria. Avremo infatti questi bei segnalini: artillery support, no support. Ogni giocatore segretamente rivelerà simultaneamente, insomma in modo segreto, e decidendo, rivelando all'avversario se utilizzerà l'artiglieria in quello scontro o no. Se la usiamo, settiamo, mi raccomando, nel display caliamo i nostri proiettili a disposizione, perché in ogni scenario sono contati, non sono mai infiniti. Seconda cosa da fare è calcolare il battle rating, quindi handy dandy player rate, quindi praticamente bisogna impostare il valore combattivo di ogni pezzo. Il valore di base è 1 per tutti. Calcoliamo quello dell'attaccante qua come esempio prima. Dovremo farlo sia per il difensore che per l'attaccante. Prima cosa vediamo se ha utilizzato artillery support, quindi sì, abbiamo calato le munizioni. Questo all'attaccante dà un più 3. Poi all'attaccante interessa leadership battle star. Sì, abbiamo il nostro leader in raggio qua che ha 2 stars, quindi potrebbe aggiungere un più 2 al nostro valore se vogliamo, non è obbligatorio, perché questo potrebbe avere un'incidenza se magari succede qualche incidente. Mi è capitato, magari gli succede qualcosa nello scontro, dato che dà il suo contributo, magari gli azzoppano il cavallo. Comunque facciamo così, quindi abbiamo 1 più 3 più altri 2, siamo già a 6. Troop quality, sì, vedete che
anche Sheridan qui alla stellina, sono forti in gamba, quindi +1 perché hanno una stella. Dopo abbiamo Attack Support, aggiungiamo 2 se c'è una divisione amica che è nella ZOC sia dell'attaccante che del difensore. Sì, abbiamo Wood qua a condizione, quindi aggiungiamo altri 2, siamo a 8, capite ragazzi? Poi abbiamo Corps Division Integrity. Cos'è sta Division Integrity? Vedete qui è molto importante, oltre al valore nel pezzo abbiamo evidenziato in nero il corpo d'appartenenza. Se mentre attacchiamo siamo adiacenti a un nostro corpo, stesso corpo, quindi il quarto col quarto, adiacente però non deve essere adiacente necessariamente anche il difensore, potrebbe trovarci anche qui Wood. Questo insomma avere una coesione ci dà un +1, quindi è importante anche manovrare con poi giudizio sul campo, insomma. Quindi andiamo a 9, no scusate 10. Se ci fosse stato anche Heavy Artillery qui avremmo avuto ulteriori +3, questo va a sommarsi all'artiglieria normale, non è o uno o l'altro. Vediamo per il Defender, partiamo sempre da 1, se hanno utilizzato l'artiglieria hanno loro +4, non +3, quindi facciamo il sì, hanno 5. Poi c'è il Defender Terrain Modifiers, andiamo a vedere il tipo di terreno in cui ci troviamo, è Defensible Terrain, in questo caso sì, quindi ha un +3, per esempio un Entrenchment ci dava +5, un Fort +5, siamo già a 8. Leadership Battle Stars, no, il nostro è in Maneuver Mode, quindi niente. Troop Quality, niente. Poi abbiamo il Corps Division Integrity, che è anche per il Defender. Qua vediamo RD, sì, abbiamo un +1, quindi siamo a 9. Abbiamo determinato che quindi il battle rating dell'attaccante è 10, noi difensore abbiamo 9. A questo punto andiamo a tirare un D10 per lato. Dovremo poi consultare in base al risultato, vedete battle rating, lo incrociamo con il nostro tiro di dado e ci verrà fuori una posizione. Le posizioni sono di 4 tipi: S, A, Significant Advantage, A, Advantage, D, Disadvantage, SD, Significant Disadvantage, cioè molto male. Quindi in questo caso l'attaccante aveva il 10 ma ha tirato 3, è Advantage, mentre il difensore 9 ma ha tirato 8, è Super Advantage. Quindi andiamo qui, vedete, ad incrociare la position dell'attacker, quindi Advantage, con la position del Defender, e ci sono tutta una serie di risultati. In questo caso è Attacker Retreat, in più c'è la crocetta perché abbiamo anche le sezioncine qua, e quindi la crocetta cosa ti dice? Se il Defender è in Defensible Terrain, come in questo caso, tiriamo il nostro D6 con tutti i simboli che mi ci piace tanto, insomma, guardate che bello. Ok, se facciamo un botto l'attaccante è blown, che vuol dire temporaneamente eliminato, adesso vediamo. Oppure l'omino in fuga, facciamo la retreat. Qua vediamo tutta una pletora di risultati, perché potrebbe essere attacker blown direttamente, oppure tracker retreat o defender retreat con le eccezioni a seconda del terreno. Ma abbiamo qui breakthrough, disaster, ragazzi qua non so, counter attack è una roba molto carina, interessante, insomma abbiamo tutta una serie di... La cosa da verificare però è che se un lato per esempio ha tirato 9 o 0, vedete qui sul die roll ci sono questi asterischi, bisogna fare subito un tiro per vedere se il leader che eventualmente ha contribuito al combattimento, come per esempio Thomas, gli capita qualcosa. Quindi tiriamo un dado, un D10, sommiamo le sue battle stars, se facciamo più di 9 è molto male, perché in quel caso avremo una leader casualty. Questo è flippato immediatamente in maneuver mode, questo non può mai più tornare in battle mode fino alla fine del match della partita. Andiamo a vedere la retreat, come in questo caso. La retreat deve essere di 3 esagoni, sempre più distanti dall'avversario con cui hai combattuto, però noi possiamo volontariamente fermarci a 2 esagoni di distanza se ci fermiamo in un defensible terrain. Per il retreat non si può mai entrare in una ZOC nemica, ZOC non Zoe, ZOC. Se entri in una ZOC sei blown. Un risultato di blown invece, ragazzi, ci fa proprio togliere dal campo di battaglia e porre sul calendario 2 turni dal turno corrente. Avremo la possibilità di rientrare più avanti la partita, magari ci componiamo e rientriamo, ma se non ci sono ancora 2 turni a disposizione l'unità è eliminata definitivamente dalla partita. Questo è come si eliminano le unità dal gioco. Infatti sugli ultimi turni c'è una corsa un attimo al massacro. In ogni caso il combattimento è sempre sanguinoso, il gioco si focalizza sulla manovra. Vediamo il breakthrough cosa comporta. La divisione che difendeva è eliminata, ragazzi, immediatamente. Oltre
Oltre a questo, una divisione sempre nemica che era nella ZOC dell'attaccante deve condurre una retreat. Oltre a questo, il lato che si ritira deve perdere anche munizioni di artiglieria per le Exploding Caissons. Risultato disaster, ragazzi, l'attaccante viene eliminato immediatamente e se aveva usato l'attack support, ok, quindi aveva beneficiato di una divisione amica in ZOC con il difensore, questa è blown invece, cioè capito, disastro. E se aveva utilizzato artiglieria invece nell'attacco e perde anche una munizione, cioè devi scalare una munizione con i proiettili. Mentre nel caso di counter attack si fa subito un attacco in cui però si mantengono i valori dell'attacco precedente, ma il difensore parte con un +3 e casomai negli outcome del combattimento sulle eccezioni si verifica sempre, si conta il tipo di terreno del difensore originale, colui che adesso sta contrattaccando praticamente. Quindi nel contrattacco il difensore diventa l'attaccante e l'attaccante è il difensore, ovviamente. Se il risultato dopo questo contrattacco è un altro contrattacco, l'attaccante si ritira semplicemente e si ignora il secondo contrattacco consecutivo. Comunque ogni qualvolta un esagono conduce a liberare la casella, quindi una divisione blown, magari eliminata o si deve ritirare, l'attaccante deve avanzare e occupare quella casella se non ha altri nemici nella sua ZOC. Può fare un movimento di 2 esagoni in questo modo se è in raggio con un HQ con 2 stelle, comunque prima entrando sempre in quella del difensore lasciata vacante. Questi sono gli attacchi. Poi c'è l'end phase. Nell'end phase, indovina un po' cosa succede, finisce il turno, si muove il segnalino su quello successivo. Nel turno seguente, la prima fase è la command phase. Si parte dal determinare l'iniziativa. Sarà detenuta dal giocatore che avrà più battle stars sul campo di battaglia, ovvero le stelline degli HQ. Se fossero in parità invece si tira semplicemente un di 10 finché qualcuno non tira un risultato più alto dell'altro. Poi dobbiamo fare il check per il redeployment degli HQ, ovvero se un HQ è in maneuver mode viene tolto dal campo di battaglia. Se invece è in battle mode, come in questo caso, dobbiamo fare un tiro di dado. Se facciamo 5 o più lo rimuoviamo dal campo di battaglia, ma se facciamo 4 o meno dovremo lasciarlo lì e metterci sopra questo segnalino qua, battle mode +2. In caso questo si riverificasse il turno dopo, dovremo fare questo check, aggiungeremo anche un +2 al suo tiro di dado, quindi rendendo più facile rimuoverlo. Se ancora dovesse restare là nonostante sto +2, giriamo questo in battle mode auto, vuol dire che il prossimo turno questo va in via per forza senza bisogno di check. Dopo la verifica per la rimozione c'è il piazzamento degli stessi, sempre partendo da chi ha l'iniziativa. In questo caso c'è solo il confederato che deve piazzare il suo, quindi può piazzarlo entro 3 esagoni da una sua unità e non in ZOI o ZOC di unità nemiche, e può decidere se piazzarlo in maneuver mode oppure in battle mode. In ogni caso deve comunque essere piazzato più vicino a un'unità amica rispetto a un'unità nemica. Poi c'è la fase di detachment placement. Se abbiamo dei detachments fuori dalla nostra map è il momento di decidere se piazzarli. Dove li possiamo piazzare? 1. Il raggio di comando dell'HQ. Oltre a questo non devono essere in ZOI, ZOC nemiche. Dopo di questa fase c'è il detachment recall, ovvero possiamo togliere dal campo di battaglia un detachment, quindi magari tenerselo pronto per piazzarlo al turno successivo. Questo è un buon modo anche per svincolare dei detachment che magari sono a rischio vicino anche in ZOC di unità nemiche. Quindi ricordiamo, i detachment sono anche abbastanza fragili, qualsiasi risultato anche di combattimento che porterebbe una retreat, a vaccare la casella o robe speciali, di norma il detachment viene eliminato, al contrario delle divisioni, non subisce mai il blown. Poi ci sarebbe la fase di off-map movement. C'è un display utilizzato per la mappa di Fredericksburg e Chancellorsville, in cui c'è la possibilità di manovrare fuori dalla mappa per poi entrare in una delle entry access adibite. Bene, poi c'è la organization phase.
compone di 4 sottofasi. La prima è Formation Determination, partendo da, ovviamente sempre che è l'iniziativa, ragazzi, se abbiamo division che non sono in ZOC, ZOI, nemiche, possiamo mandarle da Battle Formation a Maneuver Formation. Questa è l'unica fase in cui possiamo andare da Battle a Maneuver. Poi ci sarebbe la Blown Division Return, per esempio qua chi era? Sheridan, prima che mettiamo caso 2 turni fa era stato blown, quindi questo turno ce lo troviamo sul calendario nel turno corrente, possiamo farlo tornare in campo. Lo piazzeremo in battle mode e in esagono adiacente, non sopra ma adiacente al nostro HQ, e questo esagono dovrà essere in ZOI, ZOC, nemica, qua o qua. Qua no, perché in ZOI con questo. Poi c'è la fase disengagement, sempre partendo e alternandosi con il giocatore che ha l'iniziativa, possiamo tentare di disingaggiare una formazione, semplicemente eseguirà una ritirata, quindi magari si muoverà di 2, incontrerà un terreno difendibile e si fermerà. Questo lo possiamo fare anche con divisione circondate, però ovviamente, ragazzi, è come la ritirata, quindi entriamo in ZOC e quindi siamo blown, però potrebbe essere una cosa buona da fare. Poi c'è la fase di Fieldworks Construction, ovvero questi segnalini qua che magari erano stati piazzati, avevano iniziato a costruirli, magari sono completati oppure si inizia la costruzione. Insomma, questa fase qua si fanno queste cose, sono delle cose che poi modificheranno il terreno incidendo sul bonus di difesa dello stesso qualora una divisione è presente. Bene, abbiamo illustrato tutti i principi e le regole di Rebel Fury. Ora gli ultimi chiarimenti riguardo alle ZOC, alle ZOI. Queste si estendono anche attraverso unità nemiche e amiche, sono bloccate solo da certi tipi di terreno che comunque sono specificati nella nostra terrain chart. Altra cosa, speravo fosse intuita ma magari no, è che nel movimento, ovviamente, dato che lo stacking è di una divisione, noi non possiamo mai passare sopra una divisione amica o nemica, mai, solo detachments amico. Gli HQ non influenzano il movimento, né amico né nemico, e tematicamente non rappresentano proprio il leader che si trova qui, rappresentano il focus delle operazioni, l'intento di comando della manovra. Bene, questo era come si giocava Rebel Fury. Io non ho più un cavolo da dire. It's very easy but it's very challenging. This is it. Rebel Fury. Se volete porre invece la lente di ingrandimento sul campo di battaglia, considerate Tether Flags Into the Whirlpool di Herman Luttmann per un altro sistema non convenzionale, oppure la serie Blind Swords per un sistema brigate con cheat pool di attivazioni sempre su griglia esagonale. Se volete ridurre invece la lente di ingrandimento, date un'occhiata alla premiata serie Great Campaigns of American Civil War per un approccio operazionale. Bene, da Winter Quartering è tutto, fate i bravi, ciao ragazzi.